Cosa succede ai problemi della vita quotidiana, compresi quelli che hanno a che fare con il mondo del lavoro, se proviamo a tirarli fuori dalla scatola mentale in cui li abbiamo messi e guardarli da una prospettiva diversa? Sigla e poi cominciamo con il tema di oggi. Buongiorno a tutti, benvenuti a un altro episodio del mio podcast Fuori dalla scatola. Voi siete qua insieme a me, Isabel Colombo, life designer. Come ad ogni episodio vi aiuto a guardare tutte le sfide e i problemi del quotidiano da una prospettiva nuova, una prospettiva diversa, perché spesso cerchiamo le soluzioni nello stesso posto dove abbiamo creato il problema ed è questo il motivo per cui continuiamo a rimuginarci sopra, ma non troviamo le risposte che ci servono. Oggi la tematica che andiamo ad affrontare ha a che fare con il mondo del lavoro, in particolare come trovare il coraggio per poter lasciare il proprio lavoro e aprirsi quindi a un nuovo inizio, a nuove possibilità. Prima però di andare avanti, io vi ricordo come ogni volta di seguire il mio podcast, di iscrivervi al canale YouTube se state guardando il video di questo episodio. Mi raccomando, è molto molto importante per far sì che questi contenuti crescano e raggiungano sempre più persone, magari persone che hanno proprio bisogno di sentire questi suggerimenti e questi spunti in questo momento della loro vita. Quindi cliccate un bel like, commentate l'episodio, condividetelo con i vostri amici e un'altra cosa che vi voglio ricordare, se per caso non avete tempo di guardare tutto l'episodio completo, non vi preoccupate, ci sono i capitoli, quindi potete saltellare da un capitolo all'altro, basta che muoviate il cursore sulla linea del player oppure in descrizione al video potete trovare proprio i minutaggi, quindi basta cliccare sul minuto che vi interessa e comincerete a guardare il video da quel punto lì o ad ascoltarlo se siete su qualche piattaforma audio da quel minuto in poi. Benissimo, allora proseguiamo con il tema della giornata, quindi come trovare il coraggio per licenziarsi sostanzialmente, per lasciare andare la strada vecchia e incamminarsi sulla nuova. Allora, il tema dell'insoddisfazione lavorativa è abbastanza diffuso, non è assolutamente banale, però devo dire la verità, oggi come oggi si tende a considerarla una sensazione, a cui ormai ci abbiamo fatto l'abitudine sostanzialmente. Cioè, sono poche le persone che prendono veramente in considerazione questa sensazione, quindi prendono veramente a cuore l'origine della loro insoddisfazione e cercano di andare un pochino più a fondo. Normalmente la prima cosa che si dice è colpa del capo, è colpa di questo lavoro che insomma non mi piace, non mi danno abbastanza responsabilità oppure me ne danno troppe, non mi pagano a sufficienza. Quindi si tende sempre a proiettare questa insoddisfazione verso l'esterno, cioè c'è un elemento esterno di disturbo. Però oggi vi voglio invitare a fare i coraggiosi e a guardare invece questa situazione con occhi diversi. Parlo per esperienza personale, quindi tutto quello che sentirete oggi non è teoria, non sono cose così che mi sono inventata di punto in bianco, ma nella mia passata esperienza professionale mi è proprio capitato di trovarmi in questo momento critico in cui, dovevo decidere se abbandonare un lavoro a tempo indeterminato, e vi parlo di 15 anni fa all'incirca. Io lavoravo a Milano, in un'agenzia di eventi, in realtà in 2, perché mi è capitato di licenziarmi 2 volte da 2 agenzie di eventi e in entrambi i casi però c'è proprio quel momento di tensione, no, in cui sì, volete fare questo passo, però non sapete bene come farlo, come dirlo e poi che cosa accadrà dopo. C'è sempre, no, questa paura dell'ignoto, di quello che verrà, che ancora non sappiamo. E quindi cos'è successo appunto? Che
In quel periodo, nell'ultima agenzia in cui lavoravo, c'è stato un lungo periodo, devo dire la verità, in cui, ho sostenuto veramente tantissima frustrazione, perché ero combattuta dentro. Cioè, da un lato, ovviamente c'era la mia parte più mentale, più razionale, che mi diceva che non dovevo abbandonare un lavoro a tempo indeterminato, e mi appunto, così spronava in qualche modo a ritrovare la motivazione, a cercare di tenere duro, di andare avanti e così e via dicendo, ma c'era un'altra parte, alias la mia anima, che stava veramente, veramente soffrendo. E me l'ha fatto capire, magari anche l'esperienza di qualcuno di voi, anche proprio attraverso il corpo. Quindi ho iniziato a sentire dei sintomi fisici veramente molto forti. Avevo emicranie tutti i giorni, stati comunque di ansia che, sì, mi portavo dietro già da anni, che però in quel periodo in particolare erano diventate veramente importanti. E quindi com'è successo che io ho fatto questo salto, ho preso questa decisione? Beh, sono successe varie cose in realtà, ma quello di cui vi voglio veramente parlare oggi, cioè quello che vorrei che vi portaste a casa oggi, è tutta quella fase che dobbiamo assolutamente concederci quando proprio ci troviamo in quel momento di transizione, per riconnetterci con il nostro desiderio, con le sensazioni che noi vorremmo provare anche nella nostra attività lavorativa, perché ricordiamolo, noi passiamo tantissimo tempo a lavorare, quindi non è possibile pensare di tenere il benessere e tenere il relax o tenere, diciamo, uno stato interiore in cui stiamo bene solo quando siamo a casa, solo quando siamo con la nostra famiglia, solo quando siamo nel nostro tempo libero. Dobbiamo sentirci bene anche al lavoro, perché altrimenti perdiamo un po' quel senso di fondo, no, del motivo per cui siamo qua, della nostra vocazione, della nostra realizzazione, okay? Quindi, ehm, la prima cosa che voglio lasciarvi, il primo spunto che voglio lasciarvi è che, il nostro cervello, quindi proprio il cervello di noi come esseri umani, è fatto per trascendere, cioè è fatto per trovare il senso profondo di quello che sta vivendo, il significato che va oltre il salario, oltre quello che mi pagano, oltre la sicurezza che mi può dare questo lavoro, oltre la comodità del fatto che il lavoro è vicino a casa e quindi non devo fare, chilometri di strada ogni giorno. C'è qualcosa che va oltre, ci serve un di più. Se vogliamo motivarci, se vogliamo essere motivati, sentirci, oserei dire anche ispirati a continuare ad andare a lavorare ogni giorno, dobbiamo trovare dentro di noi quel motivo speciale che appunto ci spinge attraverso una sorta di così quella che io chiamo scintilla vitale, okay? Quindi, prima cosa che potete fare è scordatevi la lista dei pro e i contro. Normalmente quando appunto dobbiamo fare una scelta importante e dobbiamo lasciare la strada vecchia e scegliere di prenderne una nuova, ci mettiamo lì a tirare giù quelli che sono i pro e i contro, okay? Questa cosa non vi serve, o meglio, non serve per lo scopo che abbiamo noi oggi, cioè serve alla vostra mente per darle un'illusione di avere tutto sotto controllo, ma in realtà non sono quei motivi lì che avete scritto sulla lista, quelli che vi spingono poi ad avere il coraggio, eventualmente, se è proprio quello che volete, di lasciare andare il vostro vecchio lavoro per invece buttarvi in una nuova avventura, ok? Quindi non la prima, ormai ho detto la prima cosa tante volte, la seconda cosa che vi voglio, far fare oggi, proprio qua insieme a me, è quella di prendervi un attimo per voi, quindi fate un bel respiro profondo, chiudete gli occhi se volete, e ve lo suggerisco, provate a ricontattarvi, a riconnettervi con quella parte così saggia dentro di voi, che c'è, anche se non ci credete, anche se pensate di non avere le risorse. Non è così.
è lì da qualche parte, solo che ci concediamo veramente poco tempo per stare ad ascoltarla e anche questo è uno dei motivi per cui magari ad oggi non avete ancora trovato il coraggio di fare il salto, per cui vi sentite combattuti. Allora prendetevi questi attimi insieme a me e provate a rispondere a queste domande. Come vi sentite in questo momento dentro di voi? Magari vi sentite un po' agitati, magari, non lo so, avete una sorta di nebbia interiore, per cui avete la sensazione di essere disorientati, di essere un po' confusi. Vi mette a disagio magari stare lì ad ascoltarvi e quindi avreste voglia magari di scappare. Sentite le vostre gambe che magari iniziano a muovervi come se volessero farvi alzare e fuggire via, okay? Nessun giudizio, semplicemente ascoltatevi. Questa è una cosa fondamentale. Sembra semplice, sembra banale, non lo è per nulla. Provate anche magari a, così, più che sentire, notare come sono i vostri pensieri. Sono pensieri agitati, sono pensieri in conflitto fra di loro, dicono uno una cosa e l'altro un'altra e ciascuno cerca di, così, rubare la vostra attenzione. O invece sono pensieri che tutto sommato sono in armonia, tutto sommato sentite una sorta di pace, di calma, di tranquillità dentro di voi. E poi provate ad ascoltare il vostro corpo, come si sente il vostro corpo. Il corpo è uno strumento meraviglioso, eccezionale. È lì dove ci arrivano i messaggi che magari noi non riusciamo a cogliere o non vogliamo ascoltare. Il nostro corpo è il nostro inconscio, quindi tutto ciò che abbiamo nascosto, che non abbiamo visto, non abbiamo guardato nel corso del tempo, nel corso degli anni, ecco che si manifesta attraverso il corpo. Quindi come sta il vostro corpo? Lo sentite teso? Sentite che ci sono dei punti del corpo che non riuscite a muovere, per esempio il collo, o le spalle, o magari sentite un po' di mal di pancia, una sorta di acido dentro di voi, un po' di gastrite, magari. Ascoltate questi messaggi, annotateli e teneteli lì da parte senza giudicarli e provate a chiedervi anche questo. Cosa vi viene voglia di fare ascoltando questi messaggi? Vi viene voglia di fuggire? Vi viene voglia di combattere? Di tenere duro? O magari vi paralizzate? Avete una sorta di blocco per cui, oddio, che cosa sta succedendo? Non so da che parte andare. Ecco, fate un bel respiro profondo e poi se volete potete riaprire gli occhi, tornare qua insieme a me. Perché vi ho fatto fare questo piccolo esercizio e cosa c'entra con la scelta del lavoro? C'entra e come? Perché il lavoro non è altro che la nostra energia che si manifesta nel mondo. Quindi come mi sento io si riflette evidentemente nel mio lavoro. Ehm, Ascoltare questi messaggi, imparare a notare che cosa accade dentro di noi, ci serve per capire, in che stato è il nostro sistema nervoso. Alcune volte, e non so se è il vostro caso, però ve la butto lì, alcune volte anche l'insoddisfazione che proviamo sul lavoro, non è detto che sia quel lavoro che effettivamente ci dà, appunto insoddisfazione. Potrebbe essere la modalità di fare quel lavoro, potrebbe essere qualche rapporto che avete nel vostro ambiente lavorativo, nel vostro ufficio, che magari non va come vorreste, ci sono magari dei disaccordi e quindi magari non sapete gestirli perché nessuno vi ha mai insegnato. E a quel punto ecco che magari anche un lavoro che tutto sommato vi piace e vi regala soddisfazioni, comincia a diventare pesante. E anche la scelta che avete fatto nel momento in cui magari sentivate un po' di tensione, di disagio, eccetera, e quindi sentire se quello che vi viene da fare è scappare via, oppure combattere, oppure bloccarvi, e ha tutto a che fare con il modo in cui il vostro sistema nervoso autonomo risponde, no, a un potenziale pericolo, vi indica anche
quale potrebbe essere la strategia che mettete in atto quando non sapete cosa fare, ehm, in un posto di lavoro che vi crea insoddisfazione. Quindi il fatto di cercare un altro lavoro potrebbe sì essere, diciamo, un segnale della vostra anima che vi indirizza via, vi manda da un'altra parte, ma potrebbe anche essere il caso di domandarsi se invece non è un metodo per fuggire da quelle che invece sono delle sfide nella vostra realtà lavorativa, ma che potrebbero magari essere elaborate in modo diverso, okay? Io vi sfido proprio a così, vi do diversi spunti proprio per, sfidarvi a non pensare al vostro problema guardandolo appunto da una prospettiva sola, ma a guardarlo da vari lati, perché magari vi possono venire in mente cose che non vi sono mai venute in mente prima, okay? Ora, nel momento in cui siete chiari con voi stessi che voi volete cambiare lavoro, che voi quel lavoro lo volete veramente lasciare, la vostra base di partenza deve essere una base sicura, cioè dentro di voi ci deve essere quella sicurezza di potervi in qualche modo abbandonare all'ignoto, okay, l'ignoto non è mai sicuro per nessuno, non lo conosciamo, non sappiamo che cos'è. Ma se dentro di voi il vostro sistema nervoso è abituato a rispondere in un modo, magari estremamente reattivo, quindi attraverso la fuga, attraverso la lotta, attraverso il freezing quando ci si blocca, no, ci si paralizza. Ecco che è difficile trovare il coraggio di fare quel salto, proprio perché non sono abituato a regolare il mio sistema nervoso e quindi questo ignoto che magari mi fa un po' paura e io lo percepisco come un potenziale pericolo, ehm, lo tengo il più lontano possibile, okay? Quindi vi suggerisco, anche in base a quello che avete così sentito dentro di voi in quei minuti in cui siete stati ad ascoltarvi, di provare a valutare, a dare una valutazione del vostro livello di autoregolazione nel momento in cui vi trovate in una situazione di disagio, una situazione di pericolo. E potete affidarvi a un professionista per imparare cosa fare con il vostro sistema nervoso, per insegnargli proprio a tornare a uno stato di equilibrio in tempi brevi, il più velocemente possibile, e a mantenere quella calma e quella centratura che vi servono per fare delle scelte lucide. Che non vuol dire razionali, vuol dire semplicemente lucide, cioè che avete la chiarezza sufficiente per fare questa scelta. Ora, se vi accorgete che la paura è tanta, cioè avete veramente tanta paura di fare questo salto, il mio suggerimento non è quello di spingere contro la paura, perché come vi dicevo prima, dovete prima imparare ad autoregolarvi e quindi far sì che il vostro sistema nervoso sia in grado di ritrovare centratura anche se sta in un momento, diciamo, se vi trovate in un momento, che vi spaventa, okay? Ma anziché concentrarvi sulla paura, prendete del tempo per nutrire il vostro desiderio. Qual è il motivo per cui volete cambiare lavoro? Normalmente non si tratta di soldi, anche se superficialmente potrebbe sembrare non mi pagano abbastanza qua, devo cercare un nuovo lavoro di là. È stato dimostrato attraverso degli studi che lo stipendio, il livello dello stipendio, è in grado di dare motivazione a una persona solo per i primi 6 mesi in cui si trova in una nuova attività professionale. Dopo quei 6 mesi serve qualcos'altro, qualche altro carburante per far sì che voi restiate lì dove siete, okay? Quindi dimenticatevi per un attimo lo stipendio, non è questione di soldi. È questione di quanto è forte il vostro desiderio di sentirvi effettivamente realizzati, cioè di, così, essere talmente in contatto con chi siete e con il vostro desiderio più profondo, da sentire proprio il desiderio di manifestarlo attraverso il vostro lavoro. Quindi prendetevi del tempo per far, diventare appunto il vostro desiderio di una vita migliore, di un lavoro migliore, di un benessere più grande della vostra paura. Rispondete a queste domande. Come volete sentirvi al mattino?
Qual è la prima sensazione che vorreste sentire al mattino quando vi svegliate? Anche qua provate a chiudere gli occhi un attimo insieme a me, fate un bel respiro profondo e se potete andate proprio in quel luogo dove state già sentendo questa sensazione. Immaginate di svegliarvi al mattino e di essere proprio nel luogo che desiderate e di sentire quella sensazione di benessere, di leggerezza, di gioia, di entusiasmo, di calma, quello che volete voi. Com'è sentire questa sensazione? E sentite proprio la versione di voi che già sente questa sensazione, che è già lì, che già la sta vivendo. Potete magari anche stoppare il video e concedervi qualche minuto in più per permettervi di entrare in contatto con questa nuova versione di voi. Questa nuova versione di voi cosa fa di diverso rispetto a quello che fate voi oggi? Provate a immaginare, magari si veste in un modo diverso, magari si rivolge alle persone in un modo diverso, alle persone della famiglia, ai suoi cari, o quando arriva al lavoro saluta i colleghi o saluta il capo in modo diverso, si approccia ai clienti in un'altra modalità che magari oggi ancora non utilizzate. Quali sarebbero le parole che userebbe più di frequente, anzi che usa più di frequente, usiamo il tempo presente. Quali sono le parole che usa più di frequente? E immaginate anche questo, come vi rispondono le persone quando usate queste parole, quando vi rivolgete a loro in questo modo, da questo stato di calma, centratura, leggerezza, benessere? Concedetevi tutto il tempo di cui avete bisogno per restare in questo scenario. Perché vi dico una cosa, quando appunto ci approcciamo a fare un salto nella nostra vita e quindi a cambiare qualcosa di importante nella nostra vita, che può essere una relazione, può essere una città, può essere un lavoro. Ecco, se noi continuiamo a cercare di scegliere, di prendere una decisione in base alla versione che siamo oggi e quindi con lo stesso scenario di oggi, con gli stessi pensieri di oggi, lo stesso modo di razionalizzare le cose, le stesse emozioni che proviamo oggi, diventerà molto difficile fare un vero salto quantico, cioè probabilmente sì, magari lascio il mio vecchio lavoro e ne trovo un altro che è esattamente uguale, in cui dovrò esattamente ripetere lo stesso loop perché non ho ancora elaborato quello che avevo da elaborare col mio vecchio lavoro. Ho semplicemente fatto un cambio ma perché magari mi veniva più comodo, il mio sistema nervoso si sentiva più comodo a fuggire dal vecchio posto a uno nuovo, sperando di trovare le risposte in qualcosa di nuovo. Ma se appunto questa ehm, poca chiarezza parte da dentro di noi, ce l'ho dentro di me, quello che otterrò e quello che avrò è esattamente uguale a quello che ho cercato di lasciarmi alle spalle. Quindi prima di tutto dobbiamo concederci la possibilità di cambiare scenario, ok? Qual è il nuovo scenario che volete effettivamente realizzare nella vostra vita? Concedetevi del tempo ogni giorno per immaginare un nuovo scenario. E poi l'ultimo suggerimento che vi do, fate una piccola azione, che può essere anche un'azione rituale, che si allinea a questo nuovo scenario. Per esempio, come vi siete visti vestiti nella nuova versione di voi? Fatelo fin da oggi. Prendete quella camicia che avete lì nell'armadio che non mettete mai, o ancora meglio, andatevene a comprare una nuova che rappresenta la nuova versione di voi e indossatela fin da oggi o fin da domani al lavoro. Che parole avete detto nello scenario con la nuova versione di voi? Utilizzate quelle parole fin da subito, fin da stasera, fino alla prossima volta, dal momento in cui incontrerete il vostro partner o il vostro capo, il vostro collega la prossima volta. Non aspettate, potete già iniziare a colmare quel gap che vi separa dalla vecchia versione alla nuova versione.
Ed è così che inizierete effettivamente ad oh mamma mia, non mi vengono le parole stasera, ad allinearvi al lavoro, al tipo di attività professionale, al tipo di posizione che meglio si addice, meglio si adatta a chi volete effettivamente essere, okay? Quindi, per fare un piccolo recap, o meglio per darvi anche degli spunti ulteriori di riflessione, il denaro non è sufficiente per trovare la motivazione, non è quello che vi dà il coraggio di fare il salto, non è quello e se anche fosse quello, in un primo momento, fra 6 mesi ne riparliamo, nel senso che fra 6 mesi vi servirà altro carburante, vi servirà una motivazione diversa, che non è il denaro. Ehm, Concedetevi di, trovare una nuova cornice, di fare un reframe del concetto di abbondanza. L'abbondanza appunto non è solo quello che guadagnate, non è solo, la macchina che guidate, non è solo i vestiti che indossate ogni giorno, non è solo la casa in cui vivete, okay, non è solo le cene o i pranzi in ristoranti costosi, okay, ma l'abbondanza è anche sono anche le relazioni che riuscite a costruire nella vostra vita. Chi è che c'è attorno a voi? Chi è che vi può supportare attorno a voi? Se rimaneste senza lavoro, faccio un esempio, qual è l'amico che vi darebbe il divano su cui dormire? Anche quella è abbondanza, cioè una rete di salvataggio da un certo punto di vista, ma non è solo rete di salvataggio, è proprio amore, è presenza, è la sensazione di sicurezza che vi serve per fare un passaggio, per fare una transizione, ok? Quindi fatevi questa domanda: come stanno le vostre relazioni? Se non sentite il supporto da parte della vostra rete, forse potrebbe essere il momento di lavorarci. Potete fare voi qualcosa di diverso? O magari potete cambiare rete di supporto? Magari ci sono delle relazioni che hanno bisogno di essere così lasciate andare e qualche altra relazione invece che va così accolta nella vostra vita. E poi, se proprio vogliamo parlare di denaro, prima ancora di trovare un'altra posizione lavorativa, iniziate a fare queste 2 cose. 1, utilizzate bene il denaro che avete. Quindi iniziate a lasciare andare tutto quello che può essere considerato, depotenziante, che può essere cibo spazzatura, possono essere le sigarette, possono essere tante cose che vi tolgono energia e vi fanno credere di aver bisogno di più denaro di quello che effettivamente vi è necessario per vivere bene, okay? E l'altra cosa è iniziate a investire in voi stessi, perché come vi dicevo prima, se rimanete la stessa versione di ieri, quella che ha scelto il lavoro che state facendo oggi, di cui siete insoddisfatti, difficilmente potrete scegliere un lavoro che sia un upgrade, okay, che sia un cambio di livello. Sceglierete un lavoro molto simile a quello di oggi e quindi avete bisogno di lavorare su di voi, di cambiare la versione di voi, di appunto mettere in pratica qualcosa di nuovo, qualcosa che non avete mai fatto, qualcosa che non avete mai detto. Ci vuole coraggio? Sì, certo, però potete iniziare da cose molto piccole, veramente piccole. E una cosa piccola con una cosa piccola, una cosa piccola, piano piano vi creano quel momentum energetico che vi serve proprio per trovare il coraggio di fare il salto di livello, ok? Ora, per concludere la nostra puntata, già siamo andati oltre. Per concludere la nostra puntata, come a ogni episodio, io pescherò una parola a caso da questa scatola e la utilizzerò per così finire il tema di oggi, dare un approfondimento. Che bella parola. Allora, la parola di oggi è persona. Non so se riuscite a vederla, vabbè, comunque spero che vi fidiate di me. Persona. Che cos'è una persona? Una persona è una maschera. È la maschera che indossiamo ogni giorno. Quando noi parliamo delle persone o delle personalità, non ci riferiamo alla vera essenza di una persona, ci riferiamo
a, diciamo, l'immagine che questa persona si è costruita per poter vivere nella società, ok? Ci riferiamo alle difese che mette in atto per poter sopravvivere, per potersi sentire al sicuro. Ma se vogliamo effettivamente fare un salto di livello, e qua lo possiamo proprio agganciare al tema dell'attività professionale, se vogliamo un'attività professionale che corrisponda alla nuova persona che vogliamo essere, quindi una nuova personalità, una persona che si è già lasciata indietro magari vecchi pesi, ha già lasciato andare cose del passato, si riesce ad aprire al nuovo, alle nuove sorprese, eccetera. Ecco appunto che dobbiamo andare per forza di cose a ricontattare la nostra essenza, a in qualche modo, mi viene questo termine, dobbiamo penetrare la nostra personalità ed è a questo che servono i percorsi di crescita interiore, di crescita, spirituale e personale, e facendo così possiamo andare oltre i nostri strati, okay, quelli che ci fanno sentire pesanti, oggi, e possiamo, in qualche modo prendere dalla nostra anima quello che ci serve, cioè cogliere dalla nostra anima quello che ci serve per poterci allineare a ad essa ogni giorno, anche nella nostra attività professionale. Quindi prima di scegliere un nuovo lavoro, prima di fare questo salto, intanto che state così raccogliendo il coraggio per farlo questo salto, prendetevi questo tempo per ricontattarvi, per investire in voi stessi, per capire effettivamente come volete sentirvi ogni giorno, per iniziare a notare e identificare quali sono i trigger, quali sono quei grilletti che vi fanno saltare e reagire, magari con appunto la fuga o la lotta o un freezing, quindi un blocco, una paralisi, e iniziare a regolare il vostro sistema nervoso affinché arrivi a un punto in cui è pronto per fare il salto, è pronto per avere il coraggio sufficiente di fare una scelta importante come per esempio licenziarvi dal vostro lavoro. Spero di avervi dato degli spunti interessanti e importanti. Ecco, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale YouTube se state guardando questo episodio da lì, oppure di seguire il mio podcast su tutte le piattaforme audio, Spotify, Amazon Music, Audible, Apple Podcasts. Cliccate like, commentate, condividete con magari delle persone che conoscete che sono proprio lì per fare questo salto e hanno bisogno di coraggio per poterlo fare. E poi vi invito anche a guardare il video che adesso apparirà qua da qualche parte, in cui tratto invece un altro tema che però può essere collegato a quello di cui abbiamo parlato oggi, vale a dire come mai raggiungo i miei obiettivi ma non mi sento soddisfatto. Anche questo è un tema molto interessante e vi invito ad andare a guardarlo subito. Io vi abbraccio e vi aspetto al prossimo episodio di Fuori dalla scatola.